Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Mi avete chiesto di risolvere gli esercizi con le divisioni in colonna ed ecco qui nella playlist FAQ due esempi molto semplici. Partiamo dal primo. Dobbiamo dividere 234 per il numero 14. La regola ci dice che devo andare a prendere un numero che sia maggiore o uguale di 14, quindi chiaramente 2 diviso 14 non si può fare perché 2 è più piccolo e quindi vado a prendere 23. Devo andare a vedere quante volte ci sta 23 nel 14. Il modo migliore è andare a moltiplicare 14 per i suoi multipli per vedere di ottenere un numero che si avvicini il più possibile a 23. Quindi proviamo con 14 per 1 che fa 14 e quindi mi piace. Andiamo avanti, proviamo a moltiplicare 14 per 2 che fa 28. 28 già non mi piace più perché ho ottenuto un numero più grande di 23 e quindi questo vuol dire che 23 nel 14 ci sta solo una volta e quindi qua vado a scrivere 1. A questo punto moltiplico 1 per 14 e lo scrivo qui sotto in colonna, sotto a 23. Usate bene gli scacchetti in modo da rendere tutto molto più semplice. Ora andiamo a fare la sottrazione. Facciamo in colonna, quindi 3 meno 4 non si può fare, prendo in prestito una cifra dal 2 e quindi qua viene 1 e qui diventa 13. 13 meno 4, 9 e 1 meno 1, 0. A questo punto vado a portare giù l'altra cifra e quindi ottengo 94. Come prima devo vedere quante volte 94 ci sta nel 14. Abbiamo già visto che per 1 fa 14, per 2 fa 28, ma siamo ancora molto lontani da 94, quindi continuiamo. 14 per 3 e fa 42, ancora niente. Andiamo avanti. Se provo a fare 14 per 7 sicuramente sforo, infatti 14 per 7 fa 98 che è più grande di 94. Noi vogliamo ottenere un numero che si avvicina il più possibile o al massimo è uguale a 94, quindi ci accontentiamo di 84, per cui il numero che stavamo cercando è 6 e lo andiamo a scrivere qua. Qua sotto quindi scrivo 84, vado a fare la sottrazione, 4 meno 4 0, 9 meno 8 1 e quindi viene 10. 10 è un numero che è più piccolo del mio divisore e quindi mi fermo qui con la divisione. Posso concludere che il risultato della divisione è 16 e il resto è 10. 10 in matematica si chiama il resto, mentre il risultato, cioè 16, si chiama quoziente. Andiamo a vedere un'altra divisione. Andiamo ora a dividere 5500 per 44. Come sempre, se prendo la prima cifra, 5, è più piccola di 44, quindi non va bene perché devo sempre prendere un numero maggiore o uguale del mio divisore. Quindi vado a prendere 55. Mi chiedo quante volte ci sta 55 nel 44? Proviamo come sempre con i multipli. Quindi 44 per 1 fa 44. Vado avanti, 44 per 2 fa 88 e ho ottenuto un numero più grande di 55. Quindi mi fermo al 44. Vado a mettere l'1 qui e vado a scrivere 44 qua sotto in colonna. Ora andiamo a sottrarre, quindi rispettiamo la regola delle unità, sottraggo le unità con le unità, le decine con le decine. 5 meno 4, 1. 5 meno 4, 1. Andiamo avanti con la divisione, quindi porto giù questa cifra e viene 110. Di nuovo devo chiedermi quante volte il 110 ci sta nel 44? Andiamo come sempre a fare i tentativi. 44, 88, già 88 mi può piacere perché è un numero molto vicino a 110. Proviamo a fare 44 per 3 e vediamo cosa viene. Moltiplicando in colonna vediamo che viene 132. Ho ottenuto un numero più grande di 110, non va bene, devo ottenere un numero che è più vicino possibile a 110 oppure uguale, quindi 132 è più grande. A questo punto vuol dire che mi va bene l'88 e quindi qua vado a scrivere il 2 e 88 lo ricopio qua sotto in colonna. Andiamo a sottrarre, quindi 0 meno 8 non si può fare, prendo in prestito 1 da qua, quindi qua viene 0 e qua quindi ho 10. 10 meno 8, 2. Qua c'è 0, 0 meno 8 non si può fare, quindi prendo in prestito l'1, quindi qua viene 0 e quindi 10 meno 8, 2. Ora mandiamo giù l'ultima cifra, 0, e otteniamo 220. Come prima ci chiediamo quante volte 220 sta nel 44? Vado avanti, moltiplico per 4 e ottengo 176. Se moltiplico per 5 ottengo esattamente 220. Siamo stati fortunati perché questa volta abbiamo trovato proprio un numero che moltiplicato per 44 mi dà proprio 220. Quindi
5 lo vado a ricopiare qua e 220 lo ricopio qua sotto in colonna. Faccio la sottrazione, chiaramente un numero meno se stesso fa sempre 0 e quindi ottengo che il risultato della divisione è 125 con il resto 0. Un altro trucchetto che vi consiglio se non volete andare a moltiplicare ogni volta il numero per 1, per 2, per 3, per 4 è questo. Abbiamo detto che dovevo partire con 55 perché 5 diviso 44 non si può fare perché è più piccolo, quindi 55 diviso 44 faccio così, cancello con le dita le ultime cifre, quindi mi chiedo il 5 nel 4 quante volte ci sta? 1, perché sennò 4 per 2 fa 8 e quindi ottengo 1. Vado a moltiplicare 1 per 44, ottengo 44. Poi con la sottrazione avevo ottenuto 110. Allora mi chiedo, cancello l'ultima cifra e l'ultima. L'11 nel 4 quante volte ci sta? 4 per 2 8, 4 per 3 12, troppo. Ed ecco che quindi ottengo il 2. Poi avevo 220. Se cancello con un dito le ultime cifre, mi chiedo il 22 nel 4 quante volte ci sta? 4 per 5 20, 4 per 6 24, che è troppo e quindi ecco che ho ottenuto il 5, che era il numero che si avvicinava di più al 22. E poi moltiplicando 5 per 44 ottenevo il 220. Per cui avete due metodi, o quello dei multipli, andando a individuare ogni volta il numero che si avvicina di più a quello che desiderate, oppure il trucchetto di cancellare con le dita. A voi la scelta di quello che preferite.